pronti a partire. Dopo tanta attesa e preparazione è ora di mollare gli ormeggi dal porto di Quebec City, uscire dalla chiusa e navigare il fiume San Lorenzo. Alle 14:15 di domenica 30 giugno, ora del Canada, quando sarà sera in Italia, è prevista la partenza della 10ª edizione della Transat Quebec-Saint-Malo, con vento tra i 12 e i 15 nodi. Non sappiamo ancora bene come sarà in partenza perché abbiamo una situazione un po' temporalesca, instabile. Domani proprio in partenza, alle 2 di pomeriggio danno temporali, quindi potremo avere un po' di tutto, vediamo, se siamo fortunati partiremo magari con delle condizioni non troppo difficili, speriamo, perché comunque l'inizio del fiume è abbastanza complicato. In attesa del via c'è davvero molta attenzione al tema dei cetacei del fiume San Lorenzo e rispetto alla precedente edizione della regata 8 anni fa c'è un enorme sforzo per proteggerli e ancora tanto c'è da fare per trovare il giusto equilibrio tra sport e natura, tanto da aver dedicato alle balene un intero briefing venerdì con interventi di esperti per riconoscerle e per aiutare il progetto di catalogazione in corso da parte degli oceanografi. Qui le balene le conoscono per nome, questa ad esempio è Gaspar, uno dei tanti esemplari che popolano in questi mesi il fiume, insieme a beluga, delfini e foche, tutte specie protette nel San Lorenzo, dove vengono a nutrirsi l'estate e a riprodursi. Tornando alla partenza, mentre è stato realizzato anche il rito propiziatorio secondo le tradizioni delle prime nazioni, ora testa la regata. Al via ci sono 25 Class 40, 3 dei quali italiani, il Class 40 IBSA, la Grande Pirelli e Acrobatica, ma i velisti Made in Italy sono più numerosi. C'è infatti anche Pietro Luciani, vicepresidente della classe 40 a bordo di Découplé, e c'è, a bordo dell'equipaggio tutto al femminile della Boulangerie Bio di Amélie Grassi, anche Claudia Conti. Un po' di azzurro nel sempre serrato monopolio francese.